Eccoci ragazzi, siamo finalmente arrivati alla nostra destinazione per il Capodanno. Siamo a Bolzano, ma sarà più che altro una base dalla quale poi partire e andare a vedere le varie cose che abbiamo in programma. Siamo appena arrivati, quindi giusto il tempo di acclimatarci a livello di temperatura e a livello di posto e poi si parte. Allora, di piramidi di terra in Trentino ce ne sono un sacco, specialmente qua intorno a Bolzano. Noi però siamo venuti a vedere quelle di Longomoso. Ci sono un bel po' di tornanti, ma è alla portata di ogni macchina. Il parcheggio è semplicissimo da trovare. L'importante è non venire d'estate, che qua sarà pieno così di gente. Ok, sapevamo che era facile, ma non pensavamo così tanto. Le cime sono lì, adesso ci avviciniamo. Ma poi oltretutto la figata è che essendo così piano crea una sorta di terrazza e mentre raggiungi le cime si crea tutta una vista a balconata, bellissima. Più lungo? Mi vergogno. La prima uscita è un po' più easy, naturalistica, l'abbiamo fatta. Il percorso, come ho detto anche prima, è molto semplice e adatto veramente a tutti, in un quarto d'ora, sì, quindi tranquillissimo. Adesso rientriamo a Bolzano per fare il check-in. Ce l'ho fatta io. E approfittiamo per farvi vedere un po' il nostro alloggio, che si trova perfettamente in centro. L'appartamento che abbiamo affittato è di Stay Cooper, che oltre ad avere delle stanze meravigliose in pieno centro storico, offre anche un'area bistrò super conviviale con una vasta offerta di cibi e bevande anche per i pasti. Buonasera. 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 Abbiamo il domestico. È il maggiordomo lei? L'appartamento molto bello, c'è la cucina, direi mega spaziosa. Proseguendo c'è la zona pranzo, tavolo da 4, zona giorno con TV, terrazzino. Sì. Di qua invece porta vetrata scorrevole, quindi privacy tantissima. Camera matrimoniale con tutta la padiatura. Direi che come appartamento figo. Con vista su cucina. Con vista su cucina. Per questo secondo giorno ci siamo spostati all'estero, più precisamente in Austria. Ancora più precisamente a Innsbruck. Il nostro obiettivo è quello di vedere Innsbruck da 2 punti dall'alto, uno più moderno che è qui davanti a me, che è la torre di Zadid, e il secondo è la torre civica che vedremo poi nel centro. La torre è alta 51 metri e per salire ci sono 2 modi differenti. Potete scegliere se salire con l'ascensore in diagonale oppure se farvi i 455 gradini che ovviamente io farò cercando di vincere contro l'ascensore. Tu e chi, Bomber? E non lo so chi è che vuole venire. Vengo io, Bomber! Ok. È arrivato l'ascensore? Si parte? Sono partiti anche loro. Resistono e mi sa che già vedo Fabio. Fabio sta già schiattando. Mi sa che vincono loro. O meglio, vince Patrizio. Cilindro si attacca. Fabio è abbandonato. Patrizio è qua. Che ha abbandonato anche lui. Com'è stata? Vai più. Se no non era bronchino. Se non fosse stato per i gradini troppo alti. Sì, fosse stata più lunga ma meno ripida ci avremmo fatto. Paris, per cosa è stata usata? Allora, questa qui è una pista di lancio per gli sci ed è stata utilizzata per le Olimpiadi invernali del 2012. Bene, adesso scendiamo e raggiungiamo il centro. Siamo arrivati a Town Square, che insieme all'Arco Trionfale fanno da accesso a quelle che sono le vie del centro di Innsbruck. Come potete vedere è circondato da palazzi storici molto caratteristici. Seguendo dritto dal viale di Maria Teresa d'Austria si raggiunge il simbolo della città, che è il tettuccio d'oro dal quale si affacciava l'imperatore Massimiliano I.
sai Simone quante tegole d'oro ci sono su quel tettuccio? No, quante? 2657, l'avresti mai detto? No. Ok, siamo arrivati al secondo punto panoramico, la torre civica. Andiamo. Allora, prima di fermarci a mangiare, vediamo questa sfilza di casette a schiera, tutte colorate, che sono un altro dei simboli principali della città di Innsbruck, tutte affacciate sul fiume Inn. Pardes ad Amsterdam. Comunque il bello di Innsbruck è che tutto quello che potete vedere di turistico è molto ravvicinato, infatti abbiamo visto tutto con estrema calma in mattinata. Adesso sono le 3, rientriamo alla base e ci prepareremo per il cenone di stasera, Come ristorante abbiamo scelto l'Opfen & Co, che è uno dei migliori di Bolzano. sì, decisamente, e adesso vi portiamo là. Il menù che ci hanno proposto era davvero ricco, originale e caratteristico, con 2 antipasti, 2 primi, un secondo e 2 dolci. Abbiamo cominciato con una tartare di tonno fresco su caponatina di verdure con purea di melone e wasabi, seguito poi da una zuppa di castagne con olio al tartufo servita in bicchiere. Come primi ci hanno portato invece dei tortelloni bicolore fatti in casa con ripieno di ricotta affumicata e serviti con burro fuso alla cipolla rossa e formaggio grattugiato, seguiti da un risottino al limone con filetto di sardina fritto e chips di patate davvero delizioso. Prima di passare ai secondi ci hanno servito un bicchiere di sorbetto al mandarino con foglie di menta, che era davvero la fine del mondo. E infine, come secondo, una sella di vitello da latte, cotto a bassa temperatura su purè di patate e pastinaca. Nell'attesa del dolce, cosa ne pensa di questa cena? Direi ottima perché le quantità, oltre alla qualità, veramente ottima, ma anche le quantità erano perfette, anche le pause tra una portata e l'altra, quindi siamo arrivati in fondo pieni ma non appesantiti. Io mangio la verdura. E a concludere un tortino di mandorle congelato al panettone fatto in casa e una decorazione al cioccolato davvero molto elegante. Per lo scoccare della mezzanotte in realtà non sappiamo bene cosa aspettarci, si spera ci siano un po' di fuochi d'artificio. Era più una bomba che un fuoco d'artificio. Vabbè, adesso siamo qua in piazza dove ci sono i mercatini di Natale e aspettiamo. Sì, cioè hanno cominciato a sparare sulla gente, ma proprio a La raso. mitraglia orizzontale, cioè ma dai! Capodanno bello ma non sicuro. Fabio, ma non sei contento il primo giorno dell'anno di prendere la funivia? Guarda, Non aspettavi altro? ma certo, prima fila. Siamo a Merano 2000, adesso ci stiamo per attrezzare, ho con le ciaspole, con lo slittino, vediamo. Infatti qua c'è un sacco di Siamo roba da fare. vestiti non per la neve. No, dai, Cappottino, perché? scarpette di tela Jeans. e via così. È la linea. Sì Simone, siamo qui a Merano 2000. Allora, appena arrivato l'elicottero, credo ci siano dei feriti. Potrebbe essere che abbiano trovato della droga. Bella la neve, bello il freddo, però, Al calduccio si sta meglio. quindi Terni. Purtroppo non abbiamo proprio potuto fare ripresa all'interno, ma possiamo comunque farvi vedere dalle enormi vetrate della hall le piscine termali interne ed esterne collegate, con idromassaggi e tante zone relax. Ah raga, portatevi le vostre ciabatte, non fate il nostro stesso sbaglio di spendere tipo 90 euro per 3 paia. Quale modo migliore di cominciare la giornata se non andare a fare colazione dal Wacker?
Io mi sono preso una cioccolata che è una Winter Edition, quindi solo per il periodo invernale, ovviamente con quadrottini di wafer. Tutti danno quello incartato a parte. Invece ho preso una mocca napoletana che comprende cioccolata, caffè, panna montata e il wafer con una leggera granella di mandorla. Tu vedo che hai preso un espresso. E basta. No, io ho preso Chocolate Lover, che sono 2 waffle al cioccolato, gelato al cioccolato, panna montata, gocce di cioccolato, e visto che non c'era il cioccolato c'è anche la cioccolata a parte con crema loafer. Io ho preso del latte di cacao, 2 waffle, una normale e una al cioccolato. Tutto a forma di cuoricino. Sì, perché Sono carini. sono carini, quello. Se siete delle bestie come noi, la colazione non vi basta, non vi preoccupate perché dentro al bar c'è una zona shop con i wafer dalle varietà più stravaganti, anche tipo wafer al formaggio. Colazione finita, direi che siamo soddisfatti, abbiamo pagato anche poco, circa 6 euro a testa. Con l'ultimo giorno abbiamo deciso di tornare sulla neve e quindi siamo venuti. A Innsbruck. Dove cazzo siamo? A Vipiteno. Ma no! Dove siamo, Palissimo? Canazei! Canazei. Altre Siamo a opzioni? Ortisei. Ok. Sì? Bon, direi che questo viaggio di Capodanno può concludersi qui. Soddisfatti, abbiamo fatto tutto praticamente, neve, cibo, visite, escursi, tutto abbiamo fatto, quindi se venite qui e fate come noi avendo Bolzano come base poi girate, avete tutto a disposizione. Come sempre vi ricordiamo di seguirci su Instagram per tutti gli spoiler, le anticipazioni, i sondaggi, consigli eccetera. E niente raga, ci vediamo al prossimo video. Buon Bella anno raga. e bella raga!